After Tarot. After in inglese significa dopo, ma esattamente dopo cosa si colloca questo mazzo? Se siete curiosi di scoprire il mistero, vi aspetto tutti dopo la sigla. Ciao a tutti amici e amiche di YouTube, io sono Angela, benvenuti alla nuova puntata della Taroteca di Exoteric World. Prima di cominciare vi ricordo che cliccando in alto a destra troverete la playlist con tutti gli episodi precedenti e che subito dopo l'analisi degli arcani maggiori ci sarà uno slideshow in cui li mostrerò tutti e 22 a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarli ulteriormente, magari facendo degli screenshot dei vostri preferiti. Se volete acquistare il mazzo, in descrizione trovate dei comodi link che potranno tornarvi utili. Prima della fine della puntata troverete la schermata per accedere agli interattivi dedicati all'amore e l'icona per iscriversi al canale, nel caso il video vi sia piaciuto. Adesso cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Venite con me. Eccoci di fronte alla nostra scatolina. Come potete vedere il cartoncino è il classico che viene utilizzato per la maggior parte dei tarocchi dello scarabeo. È purtroppo facile che si rovini, come è successo effettivamente a me, quindi è abbastanza delicato, però con un po' di accortezza può durare molto di più. E lo andiamo ad aprire. Vi ho mostrato intorno già i disegni e già quello che si può trovare all'interno del mazzo, dove noi nella nostra scatolina troviamo il libretto piccolino e oltre alle 78 carte, che ci sono sempre le carte 2 di inizio e di fine, in questo caso pubblicitarie. E poi riguardo proprio al libretto, le lingue sono inglese, italiano, spagnolo, francese e tedesco. Come la maggior parte delle volte noto che le spiegazioni in inglese sono un po' più esaustive o comunque un po' più lunghette rispetto alle altre lingue. Da quello invece che ho notato in questo libro qui, sì, effettivamente c'è qualcosina in più che può essere integrata, perché nella parte inglese per ogni carta viene spiegata, viene descritta la carta stessa e appunto si può andare ad integrare con la parte in italiano, dove troviamo le parole chiave, qualche piccola brevissima spiegazione che per una fase iniziale di conoscenza dei tarocchi potrebbe andare abbastanza bene. E ovviamente consiglio sempre di andare ad integrare queste brevi informazioni con un libro o qualcosa insomma di più. Passiamo ovviamente, ho già detto che è dello scarabeo. Chi ha creato il mazzo sono Giulia Francesca Massaglia insieme a Pietro Alligo. E quindi poi più che altro quello che adesso andremo proprio a dire delle carte stesse è quello che ci interessa maggiormente, e cioè il fatto, come anticipato all'inizio, che è After Tarot, tradotto i tarocchi del dopo, che fanno riferimento ai Rider-Waite-Smith, o comunque anche i tarot original che voi potete trovare tranquillamente in commercio, e vi consiglio, se volete visionarli meglio, di cliccare in alto a destra, così potete vedere la recensione di questo mazzo e vedere proprio
da dove sono tratti, si sono ispirati per disegnare questo mazzo. Vabbè, io ho questa versione qui, ho anche proprio la versione Rider-Waite, che comunque più o meno indicativamente sono abbastanza simili, giusto per farvi vedere qualcosina. Togliamo il nostro tarot original e partiamo adesso proprio a vedere i primi arcani, quindi i 22 maggiori. Siamo di fronte ai 22 arcani maggiori. Qui potete visionarli bene, ma vi ricordo che subito dopo trovate lo slideshow, così li potete ammirare singolarmente e fare, appunto, come già detto, degli screenshot dei vostri preferiti. Cosa dire di queste carte? Ovviamente vi ho parlato un po' della qualità, della scatolina, anche del libretto, della carta stessa, sì, abbastanza buona. Consiglio sempre di fare attenzione da poter preservare, soprattutto quando le carte vengono mescolate, i bordi, e in questo caso vedete che le carte stesse hanno il bordo bianco, i colori sono abbastanza accesi, molto, molto belli, molto vivaci, la grafica stessa, e vi farò vedere anche a confronto con quello originale, è molto, molto più bella, anche i volti stessi come sono stati disegnati, quindi la Mastaglia ha fatto un ottimo lavoro di rivisitazione e quindi si è andato poi anche oltre proprio nel tema after. Vi volevo mostrare anche il dorso, che è bellissimo, riprende un po' quello che è l'originale, effettivamente, dei Tarot Original in questo caso, però decisamente molto 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 più bello, rappresentato in questo modo il tema dei gigli e delle rose, e anche con questa croce al centro. La mettiamo qui, questa carta, così potete continuare a vedere queste carte, e il riferimento, ovviamente vi mostro proprio gli original. Si tratta di vedere il momento, la fase successiva a quello che noi siamo solitamente abituati a vedere con il nostro mazzo classico. E è molto interessante questa visione, perché ci permette di avere una diversa prospettiva del dopo, del vedere che cosa può accadere successivamente ad una certa immagine conosciuta. Ovviamente queste carte si possono leggere sia in base ai significati, se già li conoscete, oppure quelli tradizionali se appunto avete appena cominciato ad imparare, però con quel tocco in più, con questa nuova prospettiva. Vi mostro velocemente giusto qualche esempio di qualche carta che a me piace particolarmente, come la carta del matto. In questo caso vi mostro, ok, i colori in questo caso sono un po' più tenui, però è bellissimo il fatto che noi abbiamo la visione del matto che è ancora lì, cammina, si vede che va verso il burrone, il baratro, con leggerezza, con spensieratezza. Invece qui vediamo già il momento successivo, quando effettivamente cade, però rimane sempre quell'idea di leggerezza, si vede proprio dal fatto che, anche se sta cadendo insieme alla bisaccia che ormai sta andando proprio giù, lui ha salvato il fiorellino che ha in mano, e quindi ci può dare quelle informazioni come se dice, ok, mi sono lanciato, mi sono buttato in una scelta, in una decisione, sto perdendo qualcosa, forse non è tanto importante, ma è più importante il significato che ci indica proprio a livello metaforico il
questo fiorellino bianco di purezza, quindi ha mantenuto il matto la sua integrità, la sua purezza, spensieratezza e ingenuità. Questo potrebbe essere una visione, ma voi potete prendere le carte singolarmente e trovare, in base a quello che vedete rappresentato, delle ulteriori indicazioni. Io avevo selezionato il matto, poi mi piaceva molto anche l'imperatore, dove fondamentalmente rimane la stessa ambientazione, solo che effettivamente si presenta davanti a lui un ariete vero e proprio. Poi che lo troviamo anche nel suo trono. E poi il carro, quindi dove si vede, come potete vedere, dove le sfingi, in questo caso c'è proprio il movimento del carro stesso, che si vede proprio anche dal cambio di posizione, appunto come detto, dalle due sfingi. Poi andiamo avanti, bellissimo anche l'eremita, dove effettivamente il bastone si trasforma in serpente, e dove compare un lupo, sempre a significare il silenzio, la solitudine, e che lui in qualche modo ha la saggezza e le capacità per scovare subito i pericoli davanti a sé. E poi anche un'altra carta che mi piaceva, così molto interessante, proprio la torre, dove si vede proprio i due personaggi caduti completamente a terra, anche la corona che sovrasta la parte superiore della torre, quindi anch'essa caduta. Sono tutti ulteriori messaggi, fonti di ispirazione per trovare quelle indicazioni da aggiungere proprio alle nostre letture. Ma adesso andiamo a vedere gli altri arcani. Iniziamo la visione dei 56 arcani minori proprio con il gruppo delle coppe, dove abbiamo le carte numerali da 1 a 10 e poi le 4 carte di corte, il paggio o fante, il cavaliere, la regina e il re. Anche in questo caso ho selezionato qualche carta dal mazzo Tarot Original, giusto per darvi qualche indicazione. Però per chi già conosce le carte riuscite subito ad intercettare i cambiamenti che sono stati inseriti nelle varie carte. A me piacciono tantissimo il 2 di coppe, che ovviamente fa parte proprio
è stato messo anche nella scatolina, e dove si vede appunto la coppia che si abbraccia teneramente, quindi magari l'unione, l'accordo, l'intesa che viene proprio consolidato in questo gesto. Abbiamo il 4 di coppe, dove la noia, l'insoddisfazione del momento, e in questo caso appunto il nostro ragazzo va a cogliere quella nuova ispirazione e quindi la va ad usare per annaffiare simbolicamente il terreno, appunto per avere quella nuova ispirazione, cosa che effettivamente non c'è in questa carta. Quindi ecco qui magari un'indicazione su come potreste interpretare appunto questa. Poi il 7 è molto, molto affascinante, l'idea nella fase di incertezza, di scelta tra le varie possibilità, e in questa carta si è proprio deciso di scegliere la tentazione, quindi ecco il serpente e l'uomo dove ha appunto preso questi ori, la ricchezza. Sì, ci sta come interpretazione molto, molto bella, molto forte, che del fatto che tra le varie possibilità si possa scegliere un qualcosa, di fare molto attenzione a che cosa si desidera, perché insomma potremmo fare una scelta non tanto positiva e buona per noi. Stessa cosa, anche mi piace molto il fante di coppe, dove effettivamente l'elemento novità dato da questo pesciolino che spunta nella coppa può in questo caso sfuggire, andarsene, potrebbe essere ancora il momento giusto proprio per cogliere al volo questa nuova occasione che sta arrivando, può essere anche, però qui appunto bisogna fare ulteriore attenzione perché questo pesciolino potrebbe scappare. Come vedete vi do giusto delle informazioni, e come avete capito, questo mazzo può fornire una bella fonte di nuove idee proprio da aggiungere alle vostre letture. Potete fermare il video in questo momento così da apprezzarli ulteriormente, e adesso noi andiamo a vedere gli arcani successivi, i denari. Eccoci di fronte ai 14 arcani sempre minori, in questo caso dei denari. Siamo nell'elemento terra, quindi abbiamo i nostri 10 numerali e poi le 4 carte di corte. E come già detto, a me piace molto la grafica perché ovviamente si avvicina tantissimo a quella originale, con un tocco molto più dettagliato, molto più preciso. È anche normale che quelli originali all'epoca, insomma, la stampa era agli inizi, e quindi certi dettagli non potevano essere colti, invece cosa che possiamo fare al giorno d'oggi. Quindi mi piace anche come hanno deciso di interpretare la fase del dopo, la fase successiva a quella originale. Possono piacere alcune cose, possono non essere completamente accettate, un po' di difficoltà nel 4 di denari effettivamente. Posso capire l'interpretazione dell'ineluttabile, cioè che comunque pur tenendosi stretti i denari, quest'uomo quello che deve accadere purtroppo accade, appunto come viene interpretato dalla presenza della morte, quindi è inutile ostinarsi e ottenersi stretti ciò che ci lega solo alla terra e all'effimero. Quindi qui andiamo ben oltre certi significati, e vi mostro appunto come la fase precedente,
che infatti mi ha colpito molto questa carta. Anche il 7 mi piace tantissimo perché la fase di attesa, vediamo appunto l'uomo che comincia a cogliere i frutti del suo lavoro, quindi l'attesa è proprio finita e terminata. Anche è bello l'otto di denari, dove si vede proprio la fase di completamento del lavoro di quest'uomo qui. E poi anche il 10 molto interessante perché appunto ciò che viene tramandato effettivamente dalla famiglia, dove si vede appunto qui, lo si vede proprio in questo bambino che appunto si trova nel momento di andare a prendere ciò che gli è stato tramandato dalla sua famiglia o dalle generazioni precedenti. Quindi anche questo molto molto bello e fedele a quello che è il significato generale. Quindi mi viene da dire che è adatto ai principianti questo mazzo. Ovviamente deve piacere lo stile e i mazzi Rider-Waite-Smith, tutti quelli che si rifanno questa tradizione inglese, dove appunto troviamo le rappresentazioni dei 22 maggiori, però anche ogni singolo arcano minore ha la sua racconta la sua storia e quindi ha la sua grafica, cosa che come dico spesso non è nei mazzi di tipo marsigliese, dove troviamo solo le carte numerali, le carte di corte, senza l'aggiunta di un personaggio o della propria storia del personaggio stesso. Potete fermare il video in questo momento, così potete apprezzare queste carte, e adesso andiamo a vedere i bastoni. Eccoci qui di fronte ai nostri 14 arcani minori, bastoni. Siamo nell'elemento fuoco, che viene rappresentato benissimo dalla presenza della salamandra, non solo che spunta qui nell'asso di bastoni, anche negli abiti dei nostri personaggi delle carte di corte, e anche i colori stessi ovviamente rimandano al colore rosso, o comunque quello del fuoco. Anche qui vi mostro alcuni arcani giusto per compararli con quelli originali. Come vedete qui l'asso effettivamente dove spunta questa salamandra, poi molto molto carino, dove la fase di attesa e di osservazione ovviamente fa sì che nella fase successiva l'uomo possa mettersi subito in moto a cogliere un'opportunità che gli sta arrivando al volo. E poi c'è anche carino il 5, dove c'è la fase piena di conflitto. In questo caso invece qui vediamo proprio la fase successiva. Possiamo interpretarlo come se appunto il nostro protagonista, potremmo essere noi nella lettura, andiamo a vincere il conflitto, a sconfiggere gli altri, oppure gli altri si arrendono. Insomma, si presta a varie interpretazioni successive. E poi c'è anche il 7, quindi qui effettivamente si fa il contrario: la fase di lotta prima, la fase di pausa dopo, di quiete, dopo la lotta, e invece nel 7 pronto a lottare perché si presentano davanti a sé degli ostacoli, e qui c'è proprio il momento dell'inizio vero e proprio della lotta. Molto molto affascinante pure questa carta qui. Se volete potete fermare il video in questo momento, così da vederli meglio, osservarli, valutarli, e noi adesso ci vediamo per l'ultimo gruppo, quello delle spade. Andiamo a terminare il nostro viaggio nella conoscenza di questo splendido mazzo con gli arcani delle spade. Siamo nell'elemento aria, e anche qui ho selezionato qualche carta per darvi qualche indicazione e suggerimento sulla fase quella originale, e quindi quella che poi è la fase successiva.
e mi piace, diciamo, interessante proprio la fase di stallo di questo duello, dove appunto già c'è indecisione, c'è incertezza, c'è questo senso di blocco nella carta originale, però qui invece possiamo proprio vedere questo duello è iniziato, è in una fase intermedia, ma sta per finire, è finito, chi lo sa, dà proprio l'impressione di questa fase di stallo. E molto interessante il 3 di spade, dove c'è il tempo della sofferenza, del dolore, del tradimento, con questo cuore trafitto dalle 3 spade, e c'è il momento di guarire, la fase di guarigione con il cuore bendato. Molto, molto bello, molto interessante, mi piace tantissimo questo 3. Poi c'è l'8 di spade, dove si vede la liberazione dal senso di limitazione, di blocco, dove purtroppo era messa in questa condizione non tanto positiva per questa fanciulla, e invece qui arriva questo Salvatore a tirarla fuori da questa situazione qui, molto molto bella. Può essere effettivamente interpretata come un agente esterno, una persona che ci può aiutare proprio a tirarci fuori da una situazione non tanto comoda e difficile. E poi il 9, bellissima, bellissima, perché almeno io la vedo in questo modo, magari voi potete darmi degli ulteriori suggerimenti su quello che vi stanno indicando queste carte. Il 9 bellissima, cioè il momento in cui si decide di non stare più a soffrire, a preoccuparsi, ma cominciare proprio a muoversi, ad affrontare le proprie paure, i propri incubi e ciò che non ci permette appunto di uscire da una brutta situazione. Quindi qui in questo caso questa signorina affronta le proprie paure, molto molto bella. In conclusione vi dico che a me piace tantissimo e lo consiglio assolutissimamente anche per chi ha le prime armi, perché non solo potete avere le informazioni di quelle che sono originali, appunto, come abbiamo già visto, perché fondamentalmente l'ambientazione rimane la stessa, anche nella grafica. C'è poi qualche ulteriore elemento aggiunto, però come ho detto non dà quelle ulteriori informazioni. Però una cosa molto carina che io faccio, magari può essere un suggerimento per voi, è di usarli insieme per vedere magari una situazione diciamo, da dove proviene nel presente con quelle originali, e poi andare a vedere l'evoluzione, una possibile fase successiva con questo mazzo qui. Quindi questa è un modo di utilizzarli. Un'altra cosa, che io li utilizzo da soli, proprio da soli, perché magari ci si può trovare già effettivamente in una fase del genere, e non come per esempio, come abbiamo visto, il 3 di spade nel momento di massima sofferenza, ma magari siamo già in una fase di guarigione, come in questo caso, e quindi possiamo poi procedere in modo diverso. Ecco perché dico che al di là del fatto del considerare il tempo after in base all'originale, si possono impiegare da soli e avere quelle ulteriori informazioni, però a me piace tantissimo usarli insieme, così da poter vedere le varie possibilità in cui si trova una persona e di vedere anche un certo tipo di evoluzione proprio suggerita da loro. E si conclude qui questo viaggio nella conoscenza di questo mazzo. Magari ditemi nei commenti cosa ne pensate, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Grazie per l'attenzione, ciao a tutti!